Oggi siamo qui perché finalmente hanno scoperto chi è stato la persona che ha aggredito la ragazza israeliana e la curiosità a un certo punto è stata quella di ma io non l'ho mai visto questo. In realtà noi lo abbiamo filmato in un video, lo abbiamo anche intervistato, ma non ho mai caricato quell'intervista. It's impossible to help me because nobody can give them money for my ticket. No money for the ticket, no friend, cioè lui non ha amici, non ha la famiglia, nessuno che gli può mandare i soldi attraverso l'ambasciata, in pratica è bloccato qui a Roma. I don't choose Roma. My boss just have a work over here because after that we have some work over here and he just pushed me out from the car. Dopodiché non lo abbiamo più visto per un periodo, hanno anche ricostruito la dinamica ed è un po' quello che ho detto io, praticamente è fuggito da quella parte ed è andato verso il fondo. Al contrario invece era arrivato appositamente in stazione Termini direttamente dall'Eur, lui era partito dal capolinea il 7:14 ed era arrivato all'Eur. Perciò oggi vi racconto un attimino le evoluzioni del caso, quello che è successo direttamente qui da Termini, dove c'è tanta confusione ma dove hanno rafforzato i controlli. Oggi si vede l'esercito, oggi si vede più polizia, oggi si vedono più forze dell'ordine e i controlli comunque finalmente, dopo anni che lo dico, qualcuno ha deciso di potenziarli. Praticamente il ragazzo che ha coltellato la turista israeliana ha fatto questo percorso all'interno, come abbiamo detto ieri, ma è stato anche filmato sull'autobus, sul 714 ed ha fatto circa un'ora di viaggio partendo da Eur Palasport, perciò dalla parte sud di Roma, per arrivare fino qui, che aveva questo sacchetto blu nel quale aveva messo praticamente l'arma e quando è arrivato in stazione il tempo di accendersi una sigaretta si è guardato intorno ed è entrato da quella porta, è arrivato qui e stava già seguendo la turista perché le telecamere hanno rivelato che lui l'aveva adocchiata già da fuori. Perciò seguendola dentro, nel momento in cui stava la biglietteria, nel momento in cui passava meno gente, automaticamente l'ha aggredita. Sono stati inizialmente due i fendenti e un terzo fendente quando lei si è rialzata, come se lui avesse paura che questa potesse da una parte chiamare aiuto o identificarlo. Lui da lì, dalla capolinea dell'autobus, che ha fatto capolinea, è arrivato qua e poi ha agito. La sigaretta era la pausa per individuare questo obiettivo. Secondo me, da quello che dicono, questo è uno squilibrato. Purtroppo di persone squilibrate qui ne girano tante e spesso e volentieri nessuno le tiene sotto controllo. Bello Thomas? Io ho fame, quello mangiato. C'hai fame? Ti ho portato il panino, non l'ha mangiato. Era uno di quelli che comunque la stazione Termini la frequentava e la conosceva. Era uno dei classici invisibili fino a un certo punto perché si limitava a chiedere i soldi, però non conosceva neanche bene l'italiano e non riusciva. Secondo me questo atto è stato l'epilogo di una situazione lasciata lì. Quando uno sta poco bene con la testa e lo si lascia solo, a un certo punto le direzioni che può prendere, come dico sempre, sono o si fa male lui o fa male a qualcuno. È difficile che diventi una mebba e rimanga lì fermo. Perciò è importante che a Termini, quando uno fa un giro, identifichi anche dei personaggi. Sembra assurdo, ma in questi giorni successivi al Capodanno sono aumentate le persone con difficoltà qui a Termini. Ne ho viste di tutti i tipi e ne ho viste di più. Proprio poco fa stavamo aiutando un'altra persona che aveva dato in escandescenza, nessuno faceva niente, c'era chi lo filmava, compresa la televisione stessa che era venuta qui perché voleva vedere la situazione. Quando ci siamo andati a parlare si è calmato. Lo stesso Thomas poi ci ha dato una mano pure lui perché Thomas sì, vive qua sulla piazza tutti i santi giorni. Anzi, se lo vedete, Thomas è un bravissimo ragazzo, dategli sempre una mano, salutatelo perché merita. Ciao a tutti. Ciao a italiani. tutti e noi salutiamo tutti da qua. Ciao! Ciao a tutti.